questo è uno spazio di esplorazione e oggi esploriamo in amaca. Il nucleo del video di oggi sarà un articolo di antropologia che parla di amaca. Alla parola amaca probabilmente già ti senti rilassato, ma l'amaca non è solo un oggetto. Pensaci un attimo, è un luogo, è un modo di rapportarsi con la terra. Domandina prima di addentrarci nell'argomento. L'amaca veniva molto utilizzata nei lunghi viaggi in nave. Secondo voi, quando si è svolto il primo giro del mondo? Bentornati amici delle ruote quadrate e benvenuti ai nuovi. Il viaggio in amaca comincia, ti sei iscritto al canale? Il primo dubbio da affrontare è la pronuncia, quindi per scrupolo sono andata a controllare. Amaca, come mollica, rubrica, amaca. Questa parola che ci suona un po' esotica effettivamente deriva dai grandi viaggi, soprattutto in America Latina, e quindi è stata introdotta in italiano dallo spagnolo che si è intrufolato, prendendo una parola in realtà che deriva dalle popolazioni indigene della zona delle Antille. Amaca significa letto sospeso. La soluzione tecnica dell'amaca è particolarmente efficace nelle zone umide, dove è meglio non rimanere a contatto con la terra. Originariamente l'intreccio era realizzato con delle fibre di palma, poi successivamente, ma già in epoca precolombiana, prima che arrivasse Cristoforo Colombo a scoprire l'America, si diffuse l'uso del cotone ed ecco l'amaca in una versione più simile a quella che conosciamo noi oggi. La parola amaca in italiano compare la prima volta grazie ad Antonio Pigafetta e qui grande scoperta. Chi è Antonio Pigafetta? Antonio Pigafetta è nato nel 1492, vi dice qualcosa? Scoperta dell'America. Ha partecipato a un'impresa incredibile. È partito nel 1519 con Magellano ed è tornato nel 1522, dopo 3 anni, nel primo viaggio intorno al mondo. Ha circumnavigato la Terra. Sono partite 5 navi con 260 uomini e sono tornati soltanto in 18. E tra questi 18 c'era appunto il vicentino Pigafetta, che ha scritto la relazione del primo viaggio attorno al mondo. Ed è qui che compare la parola amaca per la prima volta, parlando della sua esperienza in Brasile. A proposito delle popolazioni indigene del Brasile, Pigafetta sosteneva che erano particolarmente longeve fino ai 120-140 anni, atee, antropofaghe e dormivano in amache tese all'interno delle abitazioni. Nel 2022 è caduto il 500ennale dalla circumnavigazione del mondo e per questo è stato anche istituito un sito internet apposta, ve lo lascio nei commenti. È stata un'esperienza di respiro europeo. In queste 5 navi c'erano persone praticamente di tutta Europa e tra i 18 tornati appunto il nostro italiano Pigafetta che ci ha donato questo libro così importante, talmente importante che mi sta venendo voglia di recuperarlo e farci un video del gruppo Libri Démodé. Se siete interessati ai Libri Démodé che continuano a dirci qualcosa, c'è una playlist apposta su questo canale. L'amaca nasce tra le popolazioni indigene ed è stata poi importata nella cultura occidentale, per esempio nei viaggi in nave dove era particolarmente comoda, ma anche come elemento di relax nelle abitazioni. Proprio alla fine del 1800 ne parla anche D'Annunzio nel Trionfo della morte e la inserisce così. Ov'era il divano carico di cuscini, ov'erano le lunghe sedie di vimini, l'amaca, le stuoie, i tappeti, tutte le cose favorevoli alla vita orizzontale e al sogno, associando l'amaca dunque a un momento di rilassamento. Ora vorrei che facessimo insieme un passaggio ulteriore, capire il senso proprio antropologico di questo elemento, che non è solo un oggetto, ma come vi ho detto è un luogo, un modo di relazionarsi con le altre persone e con gli spazi che ci ospitano su questa terra. L'elogio dell'amaca. Un luogo antropologico interculturale. Non c'è niente di più confortevole di un'amaca nella giungla. Ci permette di riposare, sognare, parlare, godere i concerti degli uccelli, inebriarci dei profumi dei fiori selvatici, soprattutto delle diverse varietà di orchidee. L'amaca protegge anche da eventuali insetti o rettili molesti, ma soprattutto l'amaca è un luogo antropologico. Mi ricordo quanto diceva un mio professore all'Università di Londra che in aula ripetevano ai studenti. Ricordatevi che quando andrete a fare ricerca antropologica nei villaggi della giungla, la cosa più importante è dove sistemerete la vostra amaca. In altre parole, il professore di Londra voleva dirci che l'antropologo per le sue ricerche non dovrebbe alloggiare in un albergo, ma vivere con la gente, osservare, partecipare, solidarizzare, sperimentare, condividere per quanto possibile la vita quotidiana del villaggio. Ho preso a cuore questo consiglio e mi sono trovato perfettamente a mio agio con i popoli indigeni. Mi sono sentito uno di loro, ho imparato la loro lingua, ho condiviso la loro cucina e i loro pasti.
Ho partecipato alle loro conversazioni, alla loro saggezza. Mi sono arricchito della loro spiritualità, ho decostruito e relativizzato il mio pensiero occidentale nelle sue molteplici sfaccettature, compresi gli aspetti religiosi e teologici. La maca permette di stare nella giungla senza calpestare il suolo. Non basta appenderla a un albero, ne servono due. Questo aspetto è importante perché ci ricorda che abbiamo sempre bisogno dell'altro. Non riusciamo a vivere da soli. E ancora, la maca viene appesa tra due alberi, non tra due pali secchi. Insomma, devono essere due alberi in vita, con radici abbastanza profonde. Questo ci insegna che anche gli esseri umani hanno radici, magari invisibili, ma essenziali alla loro esistenza e identità. E così potremmo continuare citando molti altri aspetti positivi della maca, che ci rivelano altre importanti dimensioni sociali. Per esempio, a proposito della conversazione con le persone delle amache vicine, soprattutto alla fresca brezza del mattino o della sera. È più piacevole conversare con la gente del posto sulla maca. Viene più facile anche lo scambio di esperienze, sensazioni, emozioni, idee. La maca favorisce anche le domande, la riflessione più profonda, che va alle radici di molti aspetti culturali, sociali, religiosi ed educativi. Sulla maca nasce più spontaneamente l'empatia, che poi si trasforma in condivisione della vita e dell'esperienza del villaggio. Non è chiaramente un processo rapido, ma significativo e molto arricchente. L'antropologo, pur avendo una formazione accademica europea che porta sempre con sé il marchio di un certo europocentrismo culturale e religioso, scopre sulla maca che è possibile l'interculturalità pratica con un popolo indigeno. Che cosa ho imparato stando sulla maca coi popoli indigeni? Innanzitutto uno stile di vita che abbraccia molti ambiti dell'esistenza individuale e comunitaria, uno stile necessariamente interconnesso con la natura e con l'ecosistema circostante, che potenzialmente comprende tutti gli ecosistemi e le culture del pianeta. Per comprendere il concetto espresso da queste parole dobbiamo entrare in un'altra dimensione, un'altra visione del mondo. Non è istintivo comprendere questo concetto apparentemente semplice. È più facile manipolarlo o ridurlo a qualcosa di insignificante o addirittura ridicolo. L'ecuadoriano Alberto Acosta chiarisce: siamo tutti natura e siamo interdipendenti gli uni agli altri. Siamo gli uni a partire dagli altri. Cercare questa armonia non significa ignorare i conflitti sociali, le differenze economiche, né negare che siamo in un ordine, quello capitalista, che è soprattutto predatorio. Non si tratta di vivere meglio economicamente. Vivere bene non significa aspirare a vivere meglio degli altri, ma completarsi a vicenda senza competere. Si tratta di realizzare un diverso modo di coesistenza, che assume la diversità come costitutiva della madre terra, la quale si presenta in una immensa biodiversità, così come l'esistenza in un'immensa pluralità di culture. Testo di Zanardini, che è un antropologo salesiano che vive in Paraguay dal 1978. L'ho trovato piuttosto stimolante nella riflessione di come un oggetto, la maca, possa essere in realtà espressione della relazione tra le persone, relazione col cosmo, la relazione con la natura, praticamente un diverso concepire l'economia e la gestione dell'intera società. Dopo aver letto per la prima volta questo articolo mi è venuto in mente Avatar, film di James Cameron, dove si parla moltissimo di relazione con l'ambiente, rimanere in equilibrio, ringraziare l'eventuale animale che muore per dare a noi sostentamento, rispettare le piante, la natura, concepire tutto come molto interconnesso. I personaggi principali, che sono degli alieni umanoidi di colore blu e appunto molto in equilibrio col loro pianeta, dormono proprio in amache, si chiudono quasi dentro dei bozzoli e riposano così tutta la notte appesi agli alberi. Se i temi della sostenibilità e di come concepire tutti i nostri ecosistemi come interconnessi vi interessano, vi consiglio il video sul manuale dell'ortolano del 1868 che abbiamo realizzato recentemente e anche il video sul libro molto più recente di Stefano Mancuso che parla dell'intelligenza delle piante. Vi lascio entrambi in descrizione. Per tornare alla nostra amaca e ad altri esempi letterari nei quali compare questo termine, mi sono ricordata delle città invisibili di Italo Calvino. L'intero libro è il racconto da parte di Marco Polo a Kublai Khan di alcune città immaginarie, o forse no. Verso la fine tra di loro discutono e ipotizzano che forse tutta la loro discussione sia una discussione immaginaria. E si dicono, parte Marco Polo e risponde Kublai Khan: forse questo giardino affaccia le sue terrazze solo sul lago della nostra mente.
E per lontano che ci portino le nostre travagliate imprese di condottieri e di mercanti, entrambi custodiamo dentro di noi quest'ombra silenziosa, questa conversazione pausata, questa sera sempre uguale. A meno che non si dia l'ipotesi opposta, che quelli che si arrabattano negli accampamenti e nei porti esistano solo perché li pensiamo noi due, chiusi tra queste siepi di bambù, immobili da sempre, che i portatori, gli spaccapietre, gli spazzini, le cuoche che puliscono gli interiori dei polli, le lavandaie chine sulla pietra, le madri di famiglia che rimessano il riso allattando i neonati, esistono solo perché li pensiamo. A dire il vero io non li penso mai. Allora non esistono. Questa non mi pare una congettura che ci convenga. Senza di loro mai potremmo restare a dondolarci imbozzoliti nelle nostre amache. L'ipotesi da escludere allora. Dunque sarà vera l'altra. Che ci siano loro e non ci siamo noi. Potremmo continuare a dondolare sulla maca ancora a lungo, ma magari voi avete dei suggerimenti di testi, poesie, film, libri, musica, dove la maca è protagonista. Diffondeteli, fateli rotolare insieme a noi e scriveteli nei commenti. Un'ultima curiosità prima di lasciarci. Pigafetta, il geografo esploratore di cui abbiamo già parlato, si è trovato in una situazione molto curiosa. Tornando indietro dal suo viaggio dopo 3 anni, aveva perso un giorno e si è chiesto perché. La sua domanda è stata posta anche ad altri scienziati, ne hanno discusso un po' e poi si è scoperto perché. Perché girando nello stesso senso del moto apparente del Sole, si vede il Sole sorgere una volta di meno. Continuate a rotolare con noi, grazie di essere stati con noi fino a qui. Ciao! Sulla maca, il primo...